Eccolo qua, ce l'ho fatta, sì. Ciao! Ciao Gabriele, Oh, ciao. Stavo facendo le prove perché non si sa mai qua se ci sentiamo o se non ci sentiamo. Allora, intanto grazie per essere online con noi. grazie a voi. Intanto, Grazie. è la tua prima volta come ospite? Sì, non sono mai stato intervistato. Prima volta. Ecco, bene, bene. Spero tu non sia tanto emozionato, dai, avremo un sacco di cose di cui parlare. Vai, vai, tranquilla. Ok, allora, intanto, vabbè, io so chi sei, però non tutti sanno chi sei tu. Quindi dici chi sei. Allora, sono Gabrieli, ho 32 anni, ho Mm? creato carne nel 2018 per passione, Mm? come tutte le cose che partono. L'ho Mm? creato perché avevo bisogno di stare a contatto con le auto, appunto di questa Ok, passione che abbiamo anche in comune. E direi di sì. dovevo trovare un modo per andare ai saloni, andare agli eventi durante i giorni della stampa, perché c'è più Mm? tranquillità, ci sono fra settimana, quindi riuscivo meglio e quindi avevo bisogno di un blog, diciamo, per potermi proporre e andare a questi eventi. Ho Ok. aperto la pagina Instagram, il canale YouTube è arrivato molto dopo Mm? e relativamente in poco tempo sono riuscito ad andare agli eventi con il pass stampa e lì mi sono detto sì, belli le macchine ferme, però io ci vorrei salire Per e, esempio. per esempio, e quindi vorrei guidarle. E da Mm? lì diciamo il progetto vero e proprio, ovvero fare i test drive. Mm? Ok, Test drive consistono appunto nel prendere un'auto e raccontarla, quindi spiegarla sia ok, spiegarne i pregi, i difetti e comunque trasmettere quelle che sono le mie sensazioni nella maniera più trasparente possibile. ok. Da lì ho detto belli test drive, però vorrei andare in pista, vorrei girarci in pista, non girare per strada. E quindi anche lì piano piano sono riuscito sia a girare in pista, principalmente ad Adria, e a girare anche con i kart, e quindi piano piano i vari progetti stanno andando in porto e sono contento. Di strada ce n'è da fare, però sono contento. Bene, questo è importante. Quindi comunque anche tu hai avuto una crescita nel tuo lavoro, quindi vuol dire che ci hai messo oltre che la passione anche tanto impegno. Sì, perché essendo una seconda attività partita come diciamo, un aiuto, un supporto per quella che era la mia passione, e poi è diventata un lavoro parallelo, non sempre facile da incastrare tutto quanto, però insomma, se ce la vuoi, Chiaro, dai. chiaro. Allora, ascolta, facci capire, io non ho idea, nel senso, so che tu provi le macchine, che tu fai le recensioni, che le metti su YouTube e fai un sacco di cose, ma spiegaci come funziona. Allora, funziona così. Scelgo le macchine da provare in base Mm? al fattore c'è o meno una storia da raccontare, c'è qualcosa da dire di questa Ok, macchina. Quindi non solamente in base magari alle prestazioni, quindi wow, una bella macchina, una supercar, bellissima, sì. Però le auto sono veramente tante, di tantissimi tipi. Mi chiedo se c'è qualcosa da raccontare, se c'è appunto una storia da costruirci per poi farne un video. Quindi innanzitutto ok, quello. E se c'è appunto la possibilità di raccontare qualcosa di quest'auto, intanto me la studio, quindi il test drive parte molto prima di salire effettivamente in auto, la parte di guida è l'ultima parte. ok. Quindi c'è Bisogna- comunque tutto uno studio che tu fai sull'auto e sulla tipologia e su quello che vuoi portare poi a far vedere anche al pubblico. Esatto, innanzitutto me la studio e Mm, successivamente confronto col proprietario, sia che sia un privato sia che sia un'azienda, perché comunque avere la macchina tutti i giorni è diverso da provarla in un singolo momento. Vero, avendola chiaro? a disposizione in quel momento è come una doccia fredda, tu sali, la provi e vedi subito pregi, difetti, è una cosa che buona è la prima insomma, quindi provandola Ok, così non avendola a disposizione per tanto tempo non riesco a conoscerla fino a fondo, ma se ha un difetto o un pregio lo vedo prima. ok, Poi parlo appunto con i proprietari eccetera, mi confronto se ci sono modifiche, mi informo al 100% su tutto quello che riguarda quella singola macchina. Poi c'è la parte di guida dove appunto vado a raccontarla con la parte della guida, col test drive vero e proprio, e successivamente c'è la ok. produzione
bisogna scaricare tutto il materiale, andare a caricarlo sul computer, lavorarci decine di ore. Un bel lavoro, un bel lavoro. Alla fine c'è la traduzione, così è disponibile anche per chi mi segue dall'estero, perché ho comunque diverse persone anche dall'estero. Traduzione in inglese, poi è pronto, e poi basta. Un bel lavoraccio. Insomma. Ma ascolta, domanda, come li trovi i proprietari? Cioè tu li contatti appunto in base a quello che tu vuoi, di cui tu vuoi parlare? Allora, la ricerca delle macchine adesso è tra virgolette più semplice, perché da cosa inizialmente è stato un lavoraccio di quelli durissimi, perché giustamente uno che non ti conosce non ti dà la sua macchina da guidare, e la cosa è comprensibile, ovvia. Contatto. Sta appunto a partire con gli amici più stretti che magari da prima, e quindi magari riescono a darti qualche macchina. Non è stato facilissimo neanche lì. Non stavo dei no magari da qualcuno che ci si conosce da tanto tempo, però comunque piano piano ho conosciuto tante persone, lavorando credo bene, insomma, poi la fiducia si costruisce insomma col tempo. Guarda, vedo tra le domande che hanno chiesto se ti è mai capitato che ci sia qualche proprietario che ti cercasse per fare un test sulla sua macchina. Sì, più recentemente i proprietari hanno cominciato a fidarsi, a considerare credo il pacchetto interessante, quindi mi chiedono: ciao, vorresti provare la mia macchina? E quindi sì, è successo più spesso di quello che si può credere. Sì. Beh, insomma, comunque sono sempre soddisfazioni, credo, vuol dire che lavori bene e che quello che fai piace molto. Sì, io sono molto autocritico, quindi non tendo a dire che bravo, che ogni progetto che faccio comunque per me ha dei difetti, è migliorato, corretto, però insomma credo che alla fine funzioni e alla gente possa piacere, insomma. Ecco, ma i tuoi test drive dov'è che li fai? Su strada? Cioè per le macchine tipo, parliamo di un privato decide di prestarti la macchina in modo tale che tu la possa recensire. La vai a provare in pista, la provi su strada, dove la provi? Allora, di solito il test drive tipo ci si mette d'accordo sul dove trovarsi e quando trovarsi, principalmente magari la mattina, quindi c'è magari un po' più tempo. Alcuni test drive li ho fatti nella zona dell'autodromo di Adria, perché è una zona tranquilla, quindi anche se sei su strada non dai fastidio a nessuno, puoi fermarti per le riprese, ostacoli la circolazione, insomma non dai fastidio, in poche parole. Le strade sono abbastanza pulite, riesci senza buche o casini vari. Poi è capitato andare tra virgolette a domicilio, fare il test drive, quindi abbiamo girato Treviso, tutto il Triveneto, l'abbiamo girato praticamente tutto, e vediamo, magari ci riusciamo a allontanare ancora un po' di più, adesso vediamo il prossimo. Ascolta, di tutte le macchine che hai provato, quale ti ha più emozionato e quale ti ha deluso? Allora, non è una domanda semplice. Allora, sono arrivato a 50 tonde, quindi è un buon numero per il momento. La macchina che mi ha impressionato è stata la Mitsubishi Lancer Evolution 8 del mio amico Giacomo, quella gialla, Pentona, come la chiama lui. Mi ha impressionato perché arrivavo da dei buoni test e avevo provato in quei momenti delle auto giapponesi, le prime auto giapponesi modo di provare, le due Civic Type R, e successivamente è arrivata la sua. La sua mi ha colpito sotto tutti i punti di vista, perché è una macchina paurosa di suo, perché ha una trazione Madonna, ha una potenza incredibile, e lui ci ha fatto un'elaborazione praticamente unica, perché essendo fatta artigianalmente, quella macchina che è così, non ce ne sono. È unica. È unica. Mi ha colpito perché andava veramente forte, insomma a me è piaciuta molto, e soprattutto mi ha aperto il mondo delle auto giapponesi. Ecco, ti ho bene, Gabriele. Perché? Sì, anch'io. È una macchina che mi ha un po' aperto la mentalità, non avevo provato tante giapponesi, da lì in poi mi ha fatto un po' innamorare di quel mondo, fino ad arrivare a comprarmene una, quindi non di Evolution, ma non eri, nel senso, perché prima eri appassionato da altre, non di giapponesi? Allora, principalmente sono appassionato di auto un po' datate, non d'epoca, però magari anni 80-90, quella è l'attacca che mi piace di più.
Il mondo delle auto, delle JDM, delle auto giapponesi, lo conoscevo ma a livello teorico, in pratica non avevo mai che ne avessero qualcuna, e lì è stata wow. Lì è stato wow e mi sono innamorato di quel tipo di macchina. Boom. Eh sì, quella che mi ha deluso, allora sono sincero, ho provato tante macchine, cioè se una macchina non mi piace faccio fatica a provarla, perché poi chi guarda vede che non sono... Che non ti piace. Non è neanche questione di partire prevenuto, però se sai una roba non ti piace, non ti piace, insomma. Quindi, ok, non ci provi neanche. Esatto, deluso è forse una parola un po' forte anche per l'animo del privato che me l'ha prestata. Magari... No, con deluso intendo dire magari tu avevi un'aspettativa di un certo tipo, con delle prestazioni di un certo tipo, e poi in realtà così non è stato per svariate ragioni. È una bella domanda. Diciamo che certe macchine a trazione anteriore tanto potenti mi hanno un po'... però non si riesce a esprimersi al 100% perché appunto c'è questo limite, e magari pensavo potessero essere un po' più maneggevoli, invece magari non è stato così. Però sostanzialmente Paracujo, però macchinacce non ne ho provate tante, magari quelle un po' più lente, quelle un po' meno potenti sono test drive un po' più tranquilli, e allora magari quelli chiaro, però ognuna comunque poi ha il suo perché. Sì, però ognuna sia il suo perché. Magari ho provato delle macchine elettriche con non tantissima potenza, però comunque hanno il suo perché per fascia di prezzo, autonomia, eccetera. Quindi tutto sommato tutte promosse. Anche delle auto elettriche hai provato? Sì. Allora, l'idea che bisogna provare tutto, perché uno riesce a farsi un'idea a 360 gradi, riesce a capire cosa può anche piacere e cosa no, anche nel mio caso, e soprattutto devi essere pronto a saper riconoscere le differenze, punti di forza, punti deboli. Se provi solo un tipo di macchina o provi solo alcuni tipi di macchina, non riesci a farti un'idea, a mio parere, completa. Quindi ho provato sia anche auto elettriche più o meno potenti, dalla Hyundai Kona alla Tesla Model S Performance da 700 cavalli. Un aereo. Sì. Però, no, quella l'ho provata anch'io da passeggera, l'ho provata qualche tempo fa ed effettivamente, anche se elettrica, ha il suo perché. Cammina. Sì, abbastanza. Solo che non fa quel bel sound che ci piace sentire, però niente da dire assolutamente. Guarda, leggo che qualcuno ti dice aspetta che scorro, aiutami, eccolo qua, sei rimasto stupito perché non hai ancora provato la mia Golf. Allora, intanto ciao Scioso. Allora, la tua Golf la proverò, almeno ci eravamo sentiti, quindi in questo caso gli avevo chiesto io perché volevo provare la Golf GT7 e 7,5 l'originale, e poi volevo provarne una che avesse un'elaborazione. La sua stavo cercando, deve ultimarla. Appena finisci ci sentiamo. Lo chiami? Sì. Lo chiami? Bene. E prossime auto che proverai, progetti? Allora, avevo una bella lista di macchine pronta per questo 2021, ovviamente è andato molto a rilento. Ovviamente arriveranno delle macchine molto particolari sia per prestazioni che per valore, e anche delle serie limitate. E quindi all'inizio, evolvendosi il lavoro, più persone si fidano e quindi si riescono a fare anche dei progetti più interessanti, più cose, e arriveranno tante belle macchine. Non dico niente, però sorpresa. Ma la macchina che tu vorresti provare, quella che proprio ti piacerebbe un sacco provare? Allora, Ferrari F40, chiudo la busta, però è molto difficile di spiegarla, ma credo che un giorno potrebbe arrivare, dai miei contatti, potrebbe un giorno forse arrivare, e credo che è meglio se arriva tra un po' di tempo, perché comunque mi dà il tempo sempre di migliorare
anche con il prodotto finale alla fine, perché sì, io provo magari determinate sensazioni guidandoli, però comunque devo comunicarle a chi guarda. Preferisco aspettare che fanno il lavoro fatto meglio. Ok. Comunque, Bene. Adesso ci arriviamo, perché ho spoilerato un po', ho fatto un po' di spoiler in giro che mi hanno chiesto tu chi eri. Vabbè, se vuoi rispondere, rispondi. Sì, allora, ho girato nella nuova pista di Adria perché praticamente è un'altra cosa, non è più la pista di prima, va considerata praticamente come un nuovo tracciato. Ho girato con l'amico 2000, ma la pista era in fase di rifinitura per essere pronta in teoria il 27, cosa che non è stata possibile per le chiusure, però sarebbe stata in teoria pronta per le prove libere del 26-27 o 27-28 se non sbaglio. Tempi quindi non sono riuscito a prenderne perché era un giro conoscitivo del tracciato, anche lì avevo girato a febbraio 2020 e c'era quindi da capire l'effetto che mi faceva vedendola nella nuova configurazione. Tempi... Anche perché l'hanno allungata di circa 1 chilometro. Da 2 più o meno. 8,50 sulle ultime misurazioni. Mi dicevano la proprietà che era arrivata a 3,850. Posso dire che hanno girato le Leon e Seat Leon che di solito fanno le 24 ore e giravano in 2,10 circa. Da lì poi i vari riferimenti, il tracciato può ospitare fino alla Formula 2 e ovviamente poi i tempi cambiano, però quando si parte per un giro ci si mette un po' ora di arrivare per farne un altro. È molto più lunga, molto più tecnica. A me è piaciuta molto e sono sincero, è una pista che fa anche strano avere una pista del genere vicino a casa. Qui vicino. Perché è un tracciato. Sì, perché anche se non è piccola comunque è molto tecnica. Già era tecnica prima, adesso comunque lo sarà ancora di più. Prima le avevo da come si è visto. Casa adesso è un circuito, punto. Sì. Ma tu andavi anche a correre prima ad Adria, quindi cioè, con macchine tue o noleggio, quello che è, ci andavi comunque a correre, hai fatto qualche track day o no? Ho girato qualche track day, ho fatto qualche turno libero per fare delle riprese dentro con svariate macchine e quindi sì, ci ho girato prima sia sul tracciato grande, diciamo sul circuito vero e proprio, sia sul kartodromo. Frequento molto la pista, quindi sì, ci ho girato parecchio e ci sono stato... Sei vicino, dai. Sì, essendo vicino e di conseguenza vederla così cambiata è tanta roba. Quando si riuscirà ad andare un giro va fatto perché merita davvero. Perché merita, hanno fatto un bel lavoro comunque. Già è bella come pista, nel senso che ci sono tanti servizi che da altre parti non ci sono e comunque sono, cioè, un bel servizio. Aspetta che Nicola scrive: sebbene il giro conoscitivo, personalmente preferivo il vecchio preferivi il vecchio track o quello attuale? Quello di adesso 100.000 volte, ripeto, la pista di prima era abbastanza semplice, era in piano, quindi riuscivi, anche se avevi magari dei rettilinei più o meno corti, riuscivi a correrci tranquillamente. Adesso non è più in piano, cioè se tu la vedi dall'alto sembra appunto che abbiano aggiunto dei rettilinei tanto per guadagnare margine, guadagnare chilometri e buonagli. E invece no, perché comunque quando tu arrivi hai pendenze e contropendenze completamente differenti. È una pista che non è neanche facile da trovare in giro, perché per dare un'idea sembra ha un po' di salite stile Laguna Secca, Sachsenring, proprio semplice, e secondo me con macchine magari piccole le sforzi anche tanto, quindi non c'è neanche macchine magari, faccio un esempio, lì ci ho girato con 595 Abarth. Fare una gara su un tracciato del genere adesso si può fare, però le tiri il collo di brutto anche. È un po'... si vedrà su strada e quando si andrà a girare cosa si farà. Sì. Vediamo, non lo so, sono molto curiosa, credo un po' tutti, perché comunque ci aspettavamo che ovviamente avrebbero aperto e avremmo visto effettivamente com'è. Sì, aspetta che qua, aspetta che
qualcos'altro. Ci sono due rettilinei veloci, il rettilineo rimane lunghezza di prima perché la parte finale fino a curva 1 rimane praticamente la stessa e cambia la corsia box allungata e va a girare intorno a curva 1 immettendo in curva 2-3. Però c'è un altro rettilineo che praticamente sarebbe il rettilineo che si trovava prima dopo curva 1, che andavi fino in fondo, è stato, cioè, inizia dopo, perché inizia dopo una serie di curve che sono state create da zero, inizia dopo e finisce su un altro tratto che è stato creato da zero, quindi sostanzialmente hai due rettilinei speculari tra il rettilineo dell'arrivo e della partenza e l'altro. Sono rettilinei che con delle supercar potresti arrivare 2,30, 2,50, ci arrivi tranquillamente sul secondo rettilineo, quindi, e poi in fondo star forte perché arriva la parte più tecnica e ci sarà da ridere. Da divertirsi. Da divertirsi. Ma un'altra domanda, io so che tu hai girato ad Adria con qualcuno locale, con qualche personaggio locale. Raccontaci cosa ti hanno detto, visto che sono nati là. Allora, ho girato con Giovanni e Alessandro Altoè, che sono proprietari, e praticamente mi hanno invitato a vedere appunto la pista nuova per avere un feedback, quindi l'hai frequentata tanto, dimmi cosa ne pensi. E ho girato con loro. Ovviamente essendo piloti hanno anche un'altra ottica del tracciato stesso e hanno tanti riferimenti, avendo comunque corso e viaggiato tanto e girato tanto, e li saluto che sono in giro per il mondo in questo momento. E è stato bello perché comunque avevo seduto in fianco una persona che mi stava dando comunque tutte le traiettorie nuove ed era una cosa che faceva un effetto wow nell'effetto wow, perché proprio la pista imparare da zero. Doppio wow. È doppio wow, sì, perché la pista la devi imparare da zero nuovamente quando si sa girarci e è stato sicuramente un punto a favore del video che ho fatto, perché avere comunque anche le loro testimonianze, le loro idee e le info che potevano darmi sui lavori che erano stati fatti è stata una bella cosa. E comunque sempre un lavoro in più, certo, una cosa in più. La parte più bella del nuovo tracciato, allora, a me piace la parte centrale perché dà l'idea di essere un tipo di staffetta, c'è un avanti e indietro da fare con le curve che sono difficili da impostare per uscire il più veloce possibile, e quando vai a impostarla in questa maniera, che è la migliore ovviamente, rischi di andare largo perché comunque fuori fuga non sono asfaltate e quindi andresti largo a piantarti. Una delle parti però più caratteristiche del tracciato è sicuramente verso la fine, che c'è un saliscendi e fa il dislivello, 4 metri lì con le porte, se le prendi giuste destra sinistra destra riesci a uscire forte, lì riesci anche a toccare dietro perché c'è tanta compressione e rischi addirittura sì. Comunque un bel tracciato, sì. Bene, quindi comunque lo promuoviamo. Sì. Bene, progetti prossimi, raccontami qualcosa. Allora, progetti prossimi, tanti test drive. Ci stiamo, parlo in plurali perché comunque non li faccio più da solo. Inizialmente era un progetto che era partito in solitaria, adesso siamo più di uno. C'è mio cognato Cristiano che mi aiuta con le riprese esterne e con le riprese dal drone, c'è Andrea Leongato, il mio fotografo di fiducia, che è diventato da amico. Conosco. Andrea, salutiamo Andrea, ciao Andrea. Quindi facciamo i test non più in solitaria ma comunque in gruppo, e questa cosa mi piace molto perché è comunque bello da fare. A me piace fare il test indipendentemente dal risultato finale che poi le persone mi possono dare, perché è per me importante, però principalmente lo faccio per me e a farlo insieme, comunque coordinare i vari lavori, le varie cose mi piace un sacco. Quindi progetti, trovare macchine sempre, guardalo eccolo qua, e trovare macchine sempre più interessanti, trovare più presto una Porsche, una Lamborghini per Andrea perché sono le sue macchine preferite,
e arriveranno quelle. E sicuramente vorrei sviluppare dei progetti sia attorno alla mia di macchina e attorno a quello che è. Ma non l'abbiamo mica detto, tu che macchina hai? Io ho preso un Honda S2000. Oh. E quindi sto mettendo giù dei progetti attorno a quella e vorrei sviluppare dei progetti che vadano a finire a sconfinare all'interno della pista, quindi sicuramente comunque vari circuiti. L'idea è quella di andare a correre in pista, non per risultati, ma ripeto, è una cosa che faccio per me. Per delle riprese, certo. Che circuiti hai provato? Oltre Adria, ovviamente. Allora, circuiti, quelli principali, quelli che hanno visto tutti, insomma, dei vari eccetera. E mi sono affacciato anche al mondo dei kart, che è un mondo difficilissimo, e guidare una macchina forte è una questione, guidare un kart forte è veramente impegnativo. È un'altra cosa. È una cosa anche un po' paurosa all'inizio, e io ho avuto modo di girare diversi kartodromi e correre con un kart da campionato, una roba incredibile. E quindi vorrei anche portare un attimo i contenuti in quella direzione, perché comunque correre al di là della competizione, del competere con il prossimo, che non è una cosa che principalmente mi interessa migliorare e fare più esperienze possibili, diciamo. Quella è sicuramente di tutta la faccenda. Ma sei stato anche all'estero? All'estero sono stato ad eventi e saloni, non sono stato in pista, ma comunque in programma anche quello. Ecco, no, perché? Però sì. Perché quello che hai nominato prima, Giacomo Altoè, mi pare che sia Nürburgring adesso, se non ho capito male. Sì, dovrebbe essere in zona. Secondo me sì. Secondo me sì. Bene, vuoi raccontarmi qualcos'altro? C'è qualcosa di cui ti piacerebbe dirci? Ma io direi che abbiamo parlato abbastanza e considerazioni varie ne abbiamo fatte. Quale circuito in Italia ti è piaciuto di più? Allora, vediamo un po'. Direi Monza. Monza. Per la velocità. Mi piacerebbe provare a fare... scusate tutti, mi si erano bloccati i commenti, non vedevo più niente. Tu leggevi, io non capivo dove stavi leggendo. Scusate. Monza è un circuito molto veloce e che mi piace molto, e vorrei poter fare dei test e abbinarli eventualmente a vari autodromi, quindi portare sul canale autodromi, anche perché tante persone magari sono appassionate però non hanno la possibilità per mille motivi di andarci a girare. Se le persone mi seguono, quindi si fidelizzano, diciamo, a quello che faccio, riescono anche a godersi l'uscita in pista, a vedere un attimo come è successo per Adria, e vediamo, insomma, vediamo cosa salta fuori. Allora recupero tutte le domande perché non le avevo lette. Parteciperai alla 1000 miglia quest'anno, se sarà possibile, ovviamente? No, niente 1000 miglia stanno, niente. La parte più bella del tracciato, vabbè, se sbagli fai dei danni, vabbè, ovvio, ma insomma penso che la gente si fidi se ti dà le macchine in mano, credo. Sì, beh, per quanto riguarda me, sì, mai successo niente, sempre tutto a posto, quindi mai successi problemi. Poi gli altri quando gireranno lì ad Adria non lo so. Quello non possiamo metterci la mano per nessuno, anche perché se comunque vai veloce ed è molto più tecnica di prima, se già era tecnica prima, ne vedremo delle belle. Sì, ne vedremo delle belle. Ecco, va bene, Gabriele, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo, mi ha fatto molto piacere intervistarti, lo rifaremo sicuramente, magari ti vengo a trovare quando fai un test drive. Sì, si può fare. Ecco, si può fare, sì, magari in un momento un po' meno impegnativo di questo, purtroppo. Vabbè, insomma, dai, passerà sto momento. Esatto, io ti ringrazio e basta, ti auguro una buona serata. Grazie a te, grazie a voi di Venezia Corse e ci aggiorniamo. Buona serata a tutti. Assolutamente. Ciao. Ciao.